Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Se state guardando questo video vi siete chiesti almeno una volta cosa fa uno stilista a Milano nella vita reale. Oppure siete qua perché ci conosciamo da Facebook o da Instagram, oppure vi ho fatto un abito ad un certo punto, oppure semplicemente ci conosciamo e basta. Sono Ela Romaschenko, rumena, 34 anni e nella vita faccio la stilista. Vivo a Milano da 6 anni e mezzo e da quasi 6 anni sto costruendo il mio brand di abiti da sposa, cerimonia e sera. Ad ora i miei modelli sono stati venduti in 21 paesi. Ho 2 negozi online e da quasi 3 anni ho il mio atelier a Milano, abbastanza vicino al centro da esserne orgogliosa. Di cosa parlerà questo canale? Beh, semplicemente della mia vita da stilista e non in Italia. Però prima di iniziare avrei da fare un piccolo annuncio. Alla fine di questo mese, questo atelier sarà smantellato, caricato su un camion e trasportato 775 km verso sud. Perché sì, me ne vado, lascio Milano e vado a vivere a Napoli. Eh sì, avete sentito bene, vado a vivere a Napoli. Vado a vivere a Napoli perché quel giorno di 27 giugno 2013, quando la vidi per la prima volta, è rimasto impresso nella mia memoria per sempre. Ogni singola ora, ogni singolo momento, e da quel giorno la mia vita non è stata uguale a prima, perché da quel giorno nella mia vita c'è stata Napoli. Vado a vivere a Napoli perché da 5 anni esatti la amo alla follia. Vado a vivere a Napoli perché da 4 anni non faccio altro che inventarmi progetti lavorativi ispirati a Napoli e che hanno senso solo se realizzati a Napoli. Vado a vivere a Napoli perché in tutti questi anni ero davvero piena di gioia solo quando in tasca avevo un biglietto per Napoli. Vado a vivere a Napoli perché ogni singolo dettaglio di questa città mi fa cantare l'anima e perché non so se c'è una singola cosa che mi possa far smettere di amare Napoli. Vado a vivere a Napoli perché amo il suo mare, i suoi panorami, i suoi colori, i suoi suoni, le sue musiche, l'allegria del suo popolo, un popolo tutto a parte, che sì, è italiano pure lui, ma funziona secondo le sue regole strane ed affascinanti. Vado a vivere a Napoli perché amo la sua storia, la sua cultura, la sua arte ed il suo modo di sorprenderti sempre con nuove bellezze ogni volta che giri la testa in un'angolazione diversa. Vado a vivere a Napoli perché amo sentire il napoletano, oppure come minimo l'italiano con la cadenza napoletana, dalla mattina alla sera. Vado a vivere a Napoli perché da 4 anni studio il napoletano, che è una lingua, questo è chiaro, sì, con tutti i mezzi che la tecnologia mi poteva mettere a disposizione data la distanza. Vado a vivere a Napoli perché pure stando a Milano, quando parlavo con persone napoletane per più di 5 minuti mi veniva la cadenza napoletana. E perché stando a Napoli potrò avere la cadenza napoletana senza che nessuno mi dica «ora sei a Milano, togliti sta cadenza napoletana che fa ridere, tu sei milanese e qua parliamo con l'accento milanese». Sì, il mio napoletano ed il mio italiano con la cadenza napoletana fanno ridere, ovunque in Italia, tranne che a Napoli. Vado a vivere a Napoli perché l'anno scorso per un paio di mesi nel mio atelier di Milano, tra valanghe di tulle, pizzi e perline e abiti da sposa e terei fatati, si è parlato solo napoletano e si sono guardate 20 volte di fila le prime 2 stagioni di Gomorra. Vado a vivere a Napoli perché pure stando a Milano, il mio ristorante del cuore a Milano era un ristorante napoletano. Vado a vivere a Napoli perché pure stando a Milano, da 4 anni in casa mia a Pasqua si facevano la pastiera ed il casatiello, a Natale gli strufoli ed i rococò e al mio compleanno lo scialatiello allo scoglio. Le ho fatte tutte, ma non solo la pastiera, il casatiello, gli strufoli, i rococò e lo scialatiello allo scoglio, ma anche la pizza margherita, le pizze fritte, i friarielli con salsiccia, l'insalata di mare, la frittura di pesce, l'orata all'acqua pazza. Persino il ragù della domenica, lasciato pippiare per 5 ore. Persino il babà. Non so se sapete, ma fare tutte queste cose a Milano costa un patrimonio e dura parecchio trovare gli ingredienti. Vado a vivere a Napoli perché pure stando a Milano, sulla credenza ci stava da 4 anni 365 giorni all'anno il presepe preso in via San Gregorio Armeno per Natale 2014, mai messo poi via, e al quale compravo dei personaggi nuovi ogni volta che venivo a Napoli. Vado a vivere a Napoli perché in quel viaggio del 26-29 maggio 2018 mi sono resa conto che da 4 anni non faccio altro che crearmi inconsapevolmente un sistema di vita. Non a Milano, dove ho vissuto fisicamente per 6 anni e mezzo, ma a Napoli. Un sistema di vita che ora, dopo 4 anni, ho visto che ha tutto, da amicizie a contatti lavorativi, da progetti passati e futuri fino a semplici abitudini quotidiane. Ebbene, solo in quel viaggio del 26-29 maggio 2018 ho capito tutto ciò. Ed ho capito perché non mi sono mai sentita veramente integrata a Milano. La colpa non era di Milano, era perché ero troppo impegnata ad integrarmi a Napoli.
Al ritorno di quel viaggio del 26-29 maggio 2018 ci ho messo 2 giorni a decidere di trasferirmi a Napoli. Avevo passato anni a rassegnarmi che posso fare la stilista solo a Milano, che posso avere una vita e lavorare solo a Milano. Napoli poteva solo essere quel posto magico e lontano, dove, dopo 5 infinite ore di viaggio in treno, venivi e ti riempivi il cuore di gioia, però che dovevi sempre lasciare, e non dovevi manco osare a sperare di viverci. Perché a Napoli si vive male, perché a Napoli non c'è lavoro, perché sei una donna e Napoli è pericolosa, perché a Napoli c'è la camorra, perché a Napoli ti fanno le rapine e ti truffano, perché i napoletani sono inaffidabili, perché tu sei milanese, precisa e fiscale su tutti gli aspetti della tua vita e non ti adatteresti, perché l'amministrazione pubblica funziona male, perché si va in giro in 3 sul motorino senza casco, perché Napoli è sporca e non si fa la raccolta differenziata e perché lo Stato italiano sembra di essersi dimenticato di Napoli. E invece, per la piega che stava prendendo la mia attività, al ritorno di quel viaggio del 26-29 maggio 2018, mi sono resa conto che in realtà potevo fare la stilista ovunque e che non c'era niente che mi tratteneva a Milano e che non c'era nessun reale motivo per il quale non poter vivere meglio a Napoli. E che a Milano ero sempre in rassegnata attesa di un non so cosa che avrebbe migliorato la mia vita, mentre solo a Napoli ero veramente viva. A poco più di un mese da quando ho deciso di venire a vivere a Napoli, la mia vita è diventata un pazzo carosello. Da un mese vivo in 2 valigie tra treni, aerei e bed and breakfast e ostelli. In un mese mi sono sparata 8.600 km avanti e indietro tra Milano e Napoli, cercando casa, organizzando progetti di lavoro qua e allo stesso tempo coordinando il compimento degli abiti e facendo le consegne in atelier. Perché giustamente io ho deciso di andare a vivere a Napoli nel migliore dei momenti, cioè in piena stagione di matrimoni. Ogni trasferta fatta qua nelle ultime settimane è stata programmata ed organizzata a livello di ore e minuti, tra appuntamenti e cose pratiche da sbrigare. Eppure ogni volta appena mettevo piede a Napoli, tutta l'organizzazione saltava in aria. Durante il viaggio sembrava che sarebbe andato tutto a puttane, per poi entro la fine concludersi tutto in un modo ancora meglio di quanto pianificato. Perché sì, Napoli è così, Napoli fa questo e io amo Napoli per questo. Ora non pensate che sto idealizzando Napoli o che penso che Napoli è perfetta. Napoli è molto lontana dall'essere perfetta. Nei 5 anni da quando amo Napoli, Napoli mi ha dato tante di quelle botte in testa, a tutti i livelli, lavorativi, personali e di vita quotidiana. Da appuntamenti saltati a causa del traffico o del non si sa quale immaginario motivo dell'interlocutore, ad amicizie trovate perse nel nulla, a truffe con i soldi, a progetti lavorativi andati in fumo. Le ho vissute tutte. Ci sono cose che odio appassionatamente di Napoli. Odio che il mio operatore 3 non prende praticamente da nessuna parte. Odio che la fibra internet più non c'è che c'è. Ed il wifi funziona bene solo nelle descrizioni su booking.com. Odio il traffico e non so se mai sarò capace di guidare qua. Ci sono tante cose che mi fanno ancora tanta paura di Napoli. Ho una paura tremenda di guidare qua anche se guido da 16 anni. Ho paura dei fiumi di motorini che arrivano da tutte le parti. Ho paura di iniziare a guidare un motorino anche se so che ciò mi renderebbe la vita qua molto più facile. Ho paura di andare in giro da sola di sera. Ho paura di finire nei vicoletti sbagliati ed essere sparata per sbaglio. Ok, forse non dovevo guardare Gomorra 20 volte. Ed infine ho paura del momento in cui mi dovrò scontrare con la burocrazia e con questioni amministrative della mia attività che richiederanno l'uso di un qualsiasi tipo di sportello pubblico. Io non è che amo Napoli perché non so tutte queste cose qua. Io amo Napoli nonostante so tutte queste cose qua, anche se non pretendo di sapere tutto di lei e anche se sono sicura che tante altre cose di lei, buone o cattive, le scoprirò solo vivendo qua. Amo Napoli perché è esplosiva, contrastante, dinamica, eccentrica, multiculturale, cosmopolita, vogliosa di evolversi nonostante il resto d'Italia la considera un po' inferiore. Amo Napoli perché sono un po' come lei in tutti questi aspetti e solo a Napoli ho il coraggio e la voglia di essere pienamente me stessa, di ballare per strada con le cuffie alle orecchie, di correre per i vicoletti con lo zaino in spalla se l'urgenza della situazione lo richiede, di parlare con tutti, dal tassista al tabaccaio al cameriere al professore universitario al turista, anche se a Milano mi credevano tutti un po' selvatica ed asociale. Non voglio nemmeno demonizzare Milano perché nonostante tutto Milano mi ha dato tanto. Una carriera, una famiglia, delle amicizie e un certo senso di comfort e sicurezza. Mi mancheranno sicuramente alcune cose di Milano. Mi mancherà la precisione dei rapporti lavorativi, l'organizzazione, la pulizia delle strade, il traffico tranquillo ed ordinato. Mi mancherà la puntualità. Mi mancheranno Amazon Prime Now per fare la spesa online che ti arriva in 2 ore. Il telefono che prende più o meno ovunque, anche in metropolitana.
La metropolitana che passa ogni 2 minuti e non ogni 8. Internet che va a una scheggia. Mi mancheranno i miei amici. Ma tutte queste cose ad un certo punto arriveranno anche a Napoli, anzi stanno pian pianino arrivando. E se io a Milano, pur avendo tutte queste cose, non ho veramente vissuto la vita appieno, vuol dire che alla fine non sono nemmeno così importanti. Ed i miei amici di Milano sono così pochi e ci vedevamo così di rado, che possiamo tranquillamente vederci con la stessa frequenza di prima anche se io da ora vivo a Napoli. E ci divertiremo sicuramente di più. Da quando ho detto che vado a vivere a Napoli, ho ricevuto le reazioni più diverse. Finalmente tu sei viva solo a Napoli, tu devi stare a Napoli. Era ovvio che ad un certo punto saresti andata a vivere a Napoli. Fino a, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, cosa stai facendo? Che manco andassi a vivere nella giungla amazzonica. Eppure, nonostante tutto, sono convinta che in questo momento della mia vita è la scelta migliore che posso fare per me stessa. Ci sono una marea di altri motivi per i quali vado a vivere a Napoli. Questo è stato solo un piccolo riassunto. Ed il mio canale parlerà anche di essi, man mano che inizierò a vivere questa città. Ogni scoperta, ogni sconvolgimento, ogni idea pazza, ogni shock culturale, ogni cosa buona o cattiva, le racconterò qua. Perciò seguitemi nella mia avventura, abbonatevi al mio canale, cliccate il campanellino per ricevere le notifiche, commentate e condividete se vi piace ciò che ho da dire. Ci divertiremo.